Ciao ragazzi, sono Piedmont Ball e oggi vedremo la storia del neomonarchismo nell'Italia repubblicana. Naturalmente vi ricordo come sempre che i miei video non vogliono diffondere pensieri politici o d'odio, soprattutto quando parlo di politica. Detto questo iniziamo. Già durante la guerra civile italiana erano presenti formazioni partigiane monarchiche, come ad esempio il Partito Democratico Italiano, no, non questo. Il PD era un partito nazional conservatore di destra che ottenne poi 10 seggi su 556 all'Assemblea Costituente all'interno del Blocco Nazionale delle Libertà. Il partito si dissolse poi nel gennaio 1947, confluendo nel Fronte dell'Uomo Qualunque, nel Partito Liberale e nel Partito Nazionale Monarchico. Ora vediamo quali partiti e movimenti neomonarchici si svilupparono con la nascita della Repubblica. Partiamo dall'appena citato Partito Nazionale Monarchico. Fondato il 13 giugno 1946, subito dopo il referendum, dalla fusione tra la Concentrazione Nazionale Democratica Liberale, altra formazione monarchica, con alcuni ex esponenti del PD. In seguito, anche il resto del PD confluì nel PNM. Questo partito, anch'esso di destra come il precedente, era nazional conservatore e nazionalista, oltre che naturalmente neomonarchico. Come segretario aveva Alfredo Covelli, ex membro della Costituente e futuro presidente del Movimento Sociale Italiano, che vedremo dopo. Da questo momento introduciamo una figura chiave del neomonarchismo italiano, ovvero Achille Lauro. No, aspetta, non lui, l'imprenditore. Politico ed ex presidente della squadra di calcio del Napoli. Il laurismo, che prende appunto il nome da lui, si può definire come un movimento politico conservatore, monarchico e populista. Achille Lauro fondò il Partito Monarchico Popolare, le cui ideologie erano proprio quelle appena nominate, quindi possiamo definirlo il Partito Laurista. Nel 1959 il PNM e il PMP si unirono nel Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica, ideologicamente nazional conservatore e anticomunista, come tutti i precedenti. Sempre come tutti i precedenti, il PDUM era di destra. Alla guida del partito vi era Alfredo Covelli. Nel 1972 il partito confluì nel già menzionato prima Movimento Sociale Italiano, un partito neofascista, nazionalista e populista. Con l'entrata del PDUM all'interno del partito questo cambiò il nome completo, aggiungendo Destra Nazionale alla fine del nome. Nel 1972 fu anche fondato da monarchici antifascisti Alleanza Monarchica, derivato anche da associazioni come l'UMI, di cui parleremo tra poco. Il partito cambiò poi prima nome nel 1993, aggiungendo Italia Reale alla fine del nome, e poi in Italia Reale Stella e Corona nel 2013. Come appena detto esistono anche associazioni politiche che non sono però propriamente partiti. Come l'UMI, Unione Monarchica Italiana. Nata nel 1944, l'obiettivo dell'UMI è riunire tutti i monarchici d'Italia a prescindere dalla fazione politica, e nel 2024 contava circa 70.000 membri. Se fino ad ora abbiamo parlato esclusivamente di movimenti politici che lottano per il ritorno della monarchia, ora vediamo qual è la posizione di Casa Savoia. Come sappiamo, con la vittoria della Repubblica, la 12ª disposizione transitoria e finale della Costituzione vietò ai membri maschi della ex Real Casa di entrare in suolo italiano. La legge fu abrogata nel 2002, quando Vittorio Emanuele IV e suo figlio Emanuele Filiberto dichiararono ufficialmente la loro fedeltà alla Repubblica. Tuttavia vi è ancora il titolo privato di Re d'Italia, che naturalmente non ha alcun valore giuridico o ufficiale, che consente però di conferire ordini cavallereschi, guidare enti benefiche e modificare gli statuti di famiglia. Oltre che a rappresentare Casa Savoia agli eventi vari con altre ex case europee. Suddetto titolo è però conteso tra il ramo di Carignano, attualmente guidato da Emanuele Filiberto, e il ramo d'Aosta, guidato da Aimone di Savoia-Aosta. I Savoia-Carignano, discendenti diretti dell'ultimo re, Umberto II, sono sostenuti principalmente dall'UMI e da Italia Reale, mentre il ramo di Aosta è sostenuto principalmente da piccoli movimenti più tradizionalisti. Detto questo spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato mettete like e iscrivetevi. Ma aspettate prima di chiudere il video perché ho un messaggio da dirvi. Se siete anche voi appassionati di mapping, bandiere o arti del genere vi consiglio di entrare nel server Discord del CIAM. Per cui potete trovare il link sia nella descrizione del canale che in quella di questo video. Detto questo vi saluto, a presto!